perché qui ho fatto l'acquisto, la voglio modificare, la voglio migliorare, poi si valuterà anche una probabile vendita. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video. Oggi parleremo del mio nuovo acquisto. Come potete vedere, anzi, cosa vi sembra? Cosa vi sembra? Tra poco ve lo sveleremo, ma intanto andiamo a vedere prima com'è andata e come è andato l'acquisto, il dietro le quinte. Oggi si va a comprare un altro mezzo BMW, ovviamente. Cosa andiamo a comprare? Sto andando a vedere un Serie 3, un 328i, tutto pacchetto M estetico e veramente tenuto bene dalle foto e video che mi ha mandato il ragazzo. Tra poco arriveremo là e niente, vediamo intanto di trattare il prezzo perché era un po' altino per i miei standard e niente, vi aggiorno. Zettino, siamo in viaggio. Non vedo l'ora di vederla questa 328, sono proprio curioso. Motore molto simile al NIO del 3000, questo qua, molto simile, però vabbè, ha delle differenze ovviamente anche di potenza. 192 cavalli. Qua il vecchio proprietario si divertirà molto con sta macchina, sicuramente. E niente ragazzi, abbiamo comprato questo 328i. Guardate che spettacolo di macchina, veramente uno spettacolo. Ok, siamo ritornati in officina. Vi parlerò anche del prezzo di acquisto, ma non subito, con calma, una cosa alla volta. Per il momento parliamo della macchina. Allora, la macchina, come vedete, di carrozzeria era ben messa, infatti io non ho potuto dire niente perché volevo trattare, dovevo andare a fare l'acquisto, il buon acquisto. Ovviamente la carrozzeria aveva i cerchi appena riverniciati, la carrozzeria appena rifatta, il tetto verniciato di nero. Quando la vedete così, ovviamente per gli intenditori capiranno subito che non è un M3, perché ci sono dei particolari, non è coupé, è una 4 porte, non ha alcuni stemmi qui, questi non sono verniciati, però sono piccolezze. L'estetica comunque, quando la vedi passare e la senti, perché dopo vi farò sentire lo scarico, si fa notare. Andiamo a vedere sotto il cofano di cosa stiamo parlando. Allora, questa in particolare è una 328i. La 328i ha il motore molto simile a quello della Z4, che la Z4 monta l'M54, questo è un M52. Invece di essere un 3000 è un 2.8 con sempre doppio variatore di fase, quindi il Vanos, che andremo a vedere anche questo, che secondo me è da rivedere, poi vi dirò anche il perché, che infatti in bassi giri, sotto i 3000 giri è un po' vuota, e ha la guida con il servo, insomma, classico servo guida idraulico, al contrario della Z4 che invece è elettronico. E appunto di questo andrò a fargli una modifica. Andiamo al banco che vi voglio far vedere. Voglio fargli una modifica proprio alla scatola dello sterzo. Sono andato a comprarne una più precisa. Guardate, questa ha la targhetta oro, con la targhetta oro. Dopo vi farò vedere quella che c'è installata sulla macchina, che ha un altro colore, che diciamo è del modello pre-restyling, è un po' meno precisa. Quindi andremo a mettergli una scatola sterzo più precisa, andremo a fargli una modifica allo scarico, che adesso fra poco ne parliamo. Anche a questa qua faremo una modifica allo scarico, ma tra un attimo alzeremo la macchina sul ponte e parleremo anche di questo. Andiamo a vedere gli interni. Gli interni, come potete vedere, sono ben tenuti. Il volante è stato cambiato, infatti questo è già il volante restyling con i comandi al volante, funziona tutto, cruise control. Sono ben tenuti, molto belli. A questo pomello del cambio che io ho immediatamente cambiato per
renderlo un po' più, uno più corto e due più bello con quello M. Sto valutando di andare a mettere dei sedili M anche qua, che questi ovviamente sono quelli normali. Se qualcuno dovesse avere dei sedili in pelle nera M, sapete già che io sono interessato, che li sto cercando, ovviamente a buon prezzo. Perché qui ho fatto l'acquisto, cioè il progetto di questa 328 è di averla acquistata, la voglio modificare, la voglio migliorare, poi si valuterà anche una probabile vendita. Ci sono però dei progetti molto grossi, tra cui lo scarico e l'autobloccante. Andiamo a vederlo adesso. Allora, come potete vedere, spoiler, quindi stile M, stile M3, paraurti stile M3, vedi il fascione nero, i 4 scarichi, quindi apparentemente, esteticamente, sembra proprio una M3. Cerchi CSL replica, in questo caso verniciati di nero, quindi anche in questo caso sembrerà un M3. Come vedete la macchina è bella alta, quindi ho già ordinato le molle ribassate, ovviamente è un must per una macchina così. L'alziamo sul ponte e andiamo a vedere sotto. Bene, allora venite che vi faccio vedere sotto. Come potete vedere, qui adesso gli ho già dato una pulita, ma c'era molto olio, guardate qua. Qui si vede molto palese che c'è una goccia. Se inquadriamo per terra, la macchina è rimasta qua una mezz'ora, 40 minuti e già c'è la poccia. Questa non è altro che la pompa dell'idroguida che perde. Fortunatamente io ho già preso un'altra assieme all'acquisto della scatola sterzo, quindi andrò a fare tutto in blocco e risolverò la perdita che ho già appurato, che arriva proprio dall'attacco della pompa. E detto questo, vabbè, la scatola sterzo originale, venite che vi faccio vedere, questa ha una targhetta blu, infatti qua si vede, quella qua, la targhetta, vedete è blu e quindi è la versione quella più vecchia e la versione diciamo definita meno precisa. Dopodiché qui ci sono un po' di perdite d'olio, ma vabbè non è importante, causate dalla guarnizione del coperchio valvole, lavoro molto semplice. Una volta che andrò a fare la revisione del Vanos, già che ci sono ovviamente metterò la guarnizione nuova, quindi già in programma di fare anche quello. Qui abbiamo i supporti originali che non sono messi male, ma io ovviamente, come ben sapete, metterò quelli della Z4M o dell'M3, insomma, perché sono gli stessi, quindi con un posizionamento eccentrico, cioè non centrato, che andranno a migliorare il camber e anche il passo della macchina. Se non hai già visto il video della mia Z4 dove li ho messi, mi raccomando, ti metto qua il link, vai a vederlo perché questo video è veramente spettacolare. Detto questo, andiamo a vedere lo scarico. Qui ci sono un po' di trasudazioni d'olio, ma sono tutte trasudazioni che si porta dalla parte davanti. Lo scarico attualmente ha i catalizzatori originali. Anche qui, se non hai visto il mio video sulla Z4 dove ho messo i collettori, vai a vedere anche quello, che così vedi anche come si fa. Faremo lo stesso lavoro su questa e nella parte dietro andremo a fare delle modifiche. Ho un paio di progetti in mente, ma non è ora il momento di dirli. Come vedete qui è stato suddiviso in due per poi andare a fare le 4 uscite. Quindi diciamo che è prettamente un discorso estetico, oltre che di sound, che come hai sentito è tanta roba. Qui dietro voglio parlarvi di una cosa molto importante. Qui c'è il differenziale. Il differenziale è tenuto da una culla che ha 4 punti di appoggio. Sulla Z4 è meno risentito questo problema perché il telaio è un po' più duro, ma sulla serie 3, su tutte le 46, quasi tutte, diciamo il 90%, hanno una problematica dei supporti, che uno di questi, soprattutto chi gli piace fare intraversi, drift, questo supporto si spacca, corrosione, sollecitazioni, si sgancia, quindi si fa una modifica, si va a tagliare un quadrato, una fetta così, che adesso ve lo faccio vedere, e si fa questa modifica per irrigidire tutta la struttura. Su questa fortunatamente il ragazzo che l'aveva prima, il precedente proprietario, era già intervenuto per fare questo intervento, per mia fortuna, che comunque è un lavorone.
Dopo apriamo il baule e lo vediamo anche dall'interno, che si vede proprio fisicamente che è stato tagliato. Quindi mi raccomando, se avete rumori strani che vengono dal posteriore e quant'altro, molto probabilmente è questa la problematica. Il differenziale attualmente è un differenziale aperto che noi stiamo organizzando con un gruppo, abbiamo fatto un gruppo WhatsApp per acquistare un differenziale Blackline, che è una brutta copia del Quaif, per capirci. Stiamo facendo una cosa collettiva per riuscire a ottenerli a, diciamo, prezzo scontato. Quindi se anche tu sei interessato a un differenziale autobloccante, mi raccomando, scrivici sulla nostra pagina Facebook o Instagram, mi raccomando metti anche il like già che ci sei, vediamo di fare una sorta di gruppo collettivo per risparmiare. Presumiamo che spenderemo attorno a 600 euro a pezzo, che se tu conosci i prezzi dei differenziali saprai benissimo che è un buonissimo prezzo. Va bene, ora abbassiamo la macchina, vediamo quest'ultima cosa che vi ho detto del supporto e poi quasi quasi andiamo a provarla, cosa dite? Allora andiamo a vedere la modifica che vi dicevo prima, eccola qua. Vedete qua, questa è la parte superiore di uno dei supporti della culla. Come vedete è stato tagliato, rinforzato e risaldato perché si era sganciata la parte della culla. È una modifica molto importante che su queste macchine è obbligatoria, si può dire, soprattutto per chi ha la guida sportiva come me. Bene, direi che abbiamo terminato. Vogliamo dare un po' di impressioni di questa macchina. Allora, già che ci siamo, due cose giusto perché di cui non abbiamo parlato. Il feeling che dà questa macchina, al contrario di quello che può essere la Z4, è più un feeling ancora più vecchia scuola. Perché qui parliamo comunque di un 6 cilindri in linea, sì, uguale. Servo sterzo idraulico, quindi un po' più dura, un po' più rigida. Non posso dire più precisa perché devo ancora fare degli accorgimenti, quindi ne parleremo poi. Il feeling dell'acceleratore, cosa di cui volevo parlare. Questo modello è l'ultimo che hanno fatto con acceleratore a cavo. Quindi tu il pedale dell'acceleratore lo sentirai più duro. Effettivamente è più duro perché ovviamente è collegato con un cavo come i carburatori della moto, no? Però il feeling che ti dà l'acceleratore a cavo è qualcosa di unico. Magari a livello di efficienza, consumi e quant'altro è più bassa ovviamente perché un corpo farfallato che lavora elettronicamente con la centralina ti darà sempre l'efficienza migliore per quel momento, per quei numeri di giri. Però il feeling dell'acceleratore a cavo, ragazzi, non ce n'è per nessuno. Detto questo, la macchina sicuramente ha una convergenza da fare, correggere un po' qualcosina, fare la modifica della scatola sterzo che vi ho accennato prima. E niente, restate connessi e torniamo in officina. Bene, però prima vi ho detto che vi avrei svelato il prezzo. Allora, io sinceramente non ho niente da nascondere, nel senso la macchina è mia, ho fatto un acquisto, voi direte ma l'hai pagata tanto, l'hai pagata poco? Ok, l'acquisto l'ho fatto a 5.000 euro, che sinceramente con i prezzi di mercato per un 328 messo in queste condizioni comunque ottime è veramente un buon prezzo. Ho trattato molto con il proprietario, che comunque siamo in buona confidenza, anzi saluto Davide e grazie dell'acquisto che mi ha fatto fare, perché comunque ha molti lavori da fare, come vi ho accennato, e altre piccole cose che ovviamente non sono riuscito a farvi vedere. E probabilmente più avanti la rivenderò, non lo so, la macchina comunque essendo già iscritta a ASI, anche mantenerla mi costerà molto poco e niente. Adesso, essendo che è già iscritta ASI, potrò farle anche delle modifiche in più senza avere grosse problematiche come posso avere per esempio nella Z4, che sto cercando di tenerla più originale possibile. Fino all'anno prossimo che anche quella verrà iscritta ASI ovviamente. Quindi mi raccomando, resta connesso, iscriviti al canale, metti il like già che ci sei e i prossimi video saranno sulle modifiche, quindi resta connesso. Ciao!
Ciao.